Bene, diamo un'occhiata ora alle varie opzioni. Ecco, prima di tutto in alto la toolbar. Bene, nella toolbar possiamo vedere sulla sinistra il logo, la versione sotto, poi la velocità, quando ovviamente è che stiamo più o meno avendo come media, qualora chiaramente la rilevazione della velocità sia attivata, eventualmente lo stato di attività nel quale siamo. Adesso ho abilitato la modalità movimento attività, quindi mi sta dicendo che sto passeggiando, ed è vero tra l'altro. Ok, poi dopo la prima icona sulla sinistra rappresenta lo stato nel quale, lo stato di riconoscimento, diciamo, del movimento dell'attività nel quale sono. Adesso sono in modalità riconoscimento attività e sta vedendo anche che sto passeggiando. Poi c'è l'icona del Bluetooth dalla quale posso attivare ad esempio il Bluetooth oppure disattivarlo, collegarmi ai dispositivi eccetera eccetera, e poi ci sono i due punti interrogativi. Il primo riporta questo video, il secondo riporta all'alert testuale dal quale potete diciamo scegliere una delle particolari aiuti disponibili. Ok, per argomento, suddivisi per argomento. Bene, adesso passiamo rapidamente alle opzioni. La prima abilita, disabilita chiaramente. La seconda, e partiamo da questo, metto in modalità esperto e compariranno molte più opzioni che nell'altra modalità, la quale sono veramente poche. Bene, continuiamo la nostra illustrazione nella modalità esperto. Allora, ecco i modi operativi. I modi operativi sono importanti, sono essenzialmente tre, fra di loro alternativi, diciamo, quindi la modalità movimento, orientata chiaramente a rilevare situazioni di movimento del nostro smartphone, la modalità orientamento, nella quale l'attivazione o disattivazione del Bluetooth o della Wi-Fi avviene cambiando orientamento al dispositivo, e la modalità recinto virtuale che vi dà la possibilità di attivarvi in zone particolari, ecco, quindi in zone geografiche particolari. Dopodiché una modalità esterna è la modalità telefonata. Questa avviene, se l'attivate, avviene indipendentemente. Qualora rilevi l'ingresso di una telefonata attiverà immediatamente il Bluetooth e quindi non la perderete. Infine la modalità mai speravo semplicemente vi porta a non mettere più chilometri orari ma miglia all'ora. Ok, bene, illustriamo rapidamente le tre modalità. La modalità movimento è la più complessa. Ecco, è possibile scegliere tra la modalità, ecco, vedete adesso ha switchato a riconoscere, diciamo, la posizione geografica più la velocità all'istante. Chiaramente può essere soggetta a errore la prima volta, poiché si troverà una prima posizione rispetto ad un'altra e quindi potrebbe andare facilmente in errore. Ecco, io non uso questa modalità, che è sicuramente più precisa, però è soggetta a errore. Adesso per esempio sono chiuso in casa, quindi chiaramente i segnali GPS non arrivano bene, comunque sia consuma parecchia batteria, quindi io in genere preferisco la modalità riconoscimento attività. Comunque in questo caso qua possiamo andare nei parametri operativi. Ecco qua abbiamo la possibilità di settare o non settare il Bluetooth, oppure di settare o resettare la Wi-Fi. Su quale condizione? Bene, in questo caso siamo in modalità movimento, quindi sulla velocità in chilometri orari, in miglia orari, secondo la modalità in cui siamo, e poi la possibilità chiaramente di dire se vogliamo una localizzazione precisa oppure no, che ulteriormente consuma ancora più batteria. Ecco, dopodiché abbiamo il timeout. In questo caso, dopo che è rientrata la condizione per esempio della velocità 25 km orari, ecco, c'è la possibilità di mettere un timeout. Per esempio dopo 3 minuti che andiamo a meno di 25 km orari verrà disattivato il Bluetooth o le relative condizioni.
ok? Ecco. È possibile fare in modo che le connessioni Bluetooth attive inibiscano i timeout, in questo caso vedremo poi come. Ok, qui c'è l'annuncio che a partire da novembre 2020 Google ritirerà la possibilità di diciamo far vedere la posizione ad un'app e quindi di conseguenza questa modalità verrà persa e rimarrà solo quella per attività che andiamo quindi a vedere. A questo punto si attiva la modalità di riconoscimento attività, sparirà la situazione diciamo di riconoscimento della posizione e andrà invece a riconoscere, ecco qua avete visto ha commutato, sto passeggiando quindi in effetti è rilevato. Io consiglio questa modalità perché è decisamente più risparmiosa dal punto di vista della batteria, sicuramente meno precisa, ma quando vi serve solo capire se state muovendo in macchina oppure a piedi eccetera eccetera, questa è l'ideale, consuma poco e funziona abbastanza bene. Ecco. E in tal caso i parametri operativi chiaramente cambiano, si disabilita la possibilità di settare la velocità e ci sarà la possibilità di individuare una particolare attività come condizione diciamo di attivazione del Bluetooth o della condizione in generale. In questo caso vedete le possibilità sono queste 5, se sono fermo, se sto passeggiando, se sto correndo, se sono in bicicletta o se sono in macchina. Ecco, questa qui invece è la diciamo affidabilità della rilevazione, quindi 1, 0 mi accontento di molto poco, cioè che non sia affidabile ma che sia veloce e reattivo, invece 5 voglio essere ben sicuro di essere in quella condizione, però in tal caso rischio che non accada mai nel caso che la situazione sia diciamo poco chiara, ok? Ecco, io in genere metto 1. Ok, e qui poi c'è timeout, connessione eccetera eccetera come abbiamo già detto prima. Ecco, procediamo alle connessioni BT valide, ecco qualora appunto abbiate deciso di inibire la connessione, inibire il timeout su connessioni BT, ecco in questo caso verranno tenute conto quelle particolari connessioni per inibire il timeout. Ok, torniamo a noi, modalità orientamento vi darà la possibilità di definire le varie posizioni, landscape vertical, landscape reverse vertical, eccetera, eccetera, così sia per attivarla che per disattivarla. Modalità recinto virtuale, ok, qui vi dà la possibilità di mettere una posizione, ecco la posizione la ottenete solo se siete in una modalità di posizione, ecco, e qui vi dà la possibilità di mettere una posizione e un raggio d'azione in metri e l'azione particolare che poi volete attivare quando siete in quel particolare recinto virtuale, ok? Ok, bene. La modalità telefonata ve l'ho già accennata, se la attivate lui attiverà il Bluetooth indipendentemente da altre condizioni quando attivate una telefonata, ma il per hour l'ho già detto. Ecco, suoni e notifiche, suono di avviso qualora quando viene attivato o disattivato il Bluetooth vi può avvisare con un suono e potete scegliere ovviamente quale, dalla libreria di sistema. Ecco, le notifiche, potete attivare o meno notifiche classiche standard verso Android quando commutate. Potete abbinarla alla mia app lettore di notifiche free alle quali vi rimando se vi interessa, pubblicità. Ecco, poi potete salvare questa configurazione che avete fatto con un nome particolare, potete scegliere anche un nuovo oppure potete diciamo restaurare una vecchia configurazione oppure deletarla premendo il tasto meno. Programmazione dell'app in Java, funzione avanzatissima, vi rimando al filmato 3J per vederla, si riferisce alla mia app lettore di notifiche free, ma basta cambiare la parola chiave FNR con CMA, ecco qua ne potete vedere un esempio, ecco qua che
avete la funzionalità illustrata. Il rilevamento della posizione abilitato è importante perché qualora vogliate la posizione ma state usando per esempio l'attività e volete usare una posizione all'interno del programma Java, dovete averlo abilitato. Comunque a partire da novembre non sarà più possibile farlo, quindi perderemo anche questa funzionalità. Dopodiché poi da qui potete personalizzare il widget come meglio credete, i 4 tasti del widget, e nel caso di size fino a 1x4, e poi infine questa vi dà la possibilità non solo di far venire più grandi le opzioni, quindi più leggibili, ma premendo ancora una volta, ecco qua, ottenete una rappresentazione icone decisamente più professionale. Direi che vi ho tutte le cose principali.